Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Per chi non mi conosce, io sono Sara e nel mio canale vi insegno a realizzare abiti. Il video di oggi è la seconda parte di una miniserie di video che ho pensato di realizzare per spiegarvi quelli che sono tutti gli strumenti che servono per iniziare a cucire. Nello scorso video vi ho parlato dei primi 5 strumenti fondamentali necessari per iniziare a cucire, sia se si parla di cucire a mano che a macchina, che sono stoffe, fili, aghi, forbici e spilli. Vi lascio chiaramente il link al video sotto in descrizione se volete darci un occhio. E nel video di oggi vi parlo invece di quello che è probabilmente lo strumento più importante di tutti per iniziare a cucire, che è appunto la macchina da cucire. In particolare vi darò dei consigli su come scegliere la macchina da cucire giusta in base alle vostre esigenze e vi spiegherò le principali differenze che esistono tra i diversi tipi di macchina da cucire. Se siete alle prime armi con il cucito, vi ricordo che ho anche iniziato da qualche mese una serie di video sulle basi del cucito. Vi lascio la playlist sotto in descrizione se volete guardare i video che ho già fatto. Nei prossimi video di questa serie vi mostrerò come fare i principali tipi di cuciture con la macchina da cucire, vi spiegherò come infilarla, eccetera eccetera. Quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella così non vi perderete tutti questi nuovi video. Allora, sulle macchine da cucire c'è davvero tanto da dire, però con il video di oggi vorrei focalizzarmi sul farvi capire che tipologie di macchine da cucire esistono e quali differenze ci sono tra l'una e l'altra, in modo che se dovete comprarne una nuova o cambiare la vostra sappiate su cosa indirizzarvi in base alle vostre esigenze. La prima distinzione che farei è tra macchine da cucire casalinghe o domestiche e macchine da cucire industriali. Allora, come fa a intuire il nome, in linea generale le macchine da cucire casalinghe sono pensate per un uso appunto domestico, hobbistico e sono caratterizzate dal fatto che una singola macchina da cucire può fare svariate cose. Di solito sono presenti molti punti tra cui potete scegliere e in base alla complessità della macchina potete avere sui 5-10 punti per quelle più semplici e più economiche fino ad arrivare anche a 500 su quelle elettroniche e più complesse e più costose. Quindi con una macchina da cucire casalinga, anche di quelle più economiche, potete sicuramente fare la cucitura dritta, la cucitura a zigzag, potete cucire almeno un tipo di occhielli e sicuramente ci saranno anche dei punti ornamentali o decorativi che potete utilizzare. Cosa che invece non succede per le macchine da cucire industriali. Le macchine da cucire industriali vengono utilizzate tendenzialmente in industrie e aziende, proprio perché sono pensate per cucire tante ore di seguito, grandi moli di lavoro e per durare anche tanto nel tempo. Questo non significa che le macchine da cucire casalinghe non possano cucire tanto, anzi ce ne sono di molto buone, però se c'è la necessità di cucire 8 ore al giorno consecutive, ogni giorno, per anni, è preferibile farlo con una macchina da cucire industriale perché è pensata per reggere a una mole di lavoro e di cuciture da fare enorme, mantenendo una qualità dei punti costante. La macchina da cucire industriale è caratterizzata da una maggior durata nel tempo, robustezza e velocità di lavoro. La macchina da cucire casalinga va comunque bene per scopo professionale perché ci sono delle ottime macchine anche tra quelle casalinghe, però cucire per esempio 2 abiti al giorno è comunque diverso da far andare la macchina da cucire senza sosta per 8 ore ogni giorno. La caratteristica principale delle macchine da cucire industriali è che ogni macchina fa un solo tipo di punto. Esistono differenti macchine industriali per il tipo di punto che si deve fare. Per esempio c'è la macchina specifica che fa la cucitura dritta, c'è quella che fa lo zigzag, un'altra fa gli occhielli, un'altra fa il punto invisibile, una cuce la pelle, una cuce i bottoni, eccetera eccetera. Insomma, credo che abbiate colto l'idea. E chiaramente la qualità del punto di una macchina industriale è maggiore e più uniforme rispetto alle macchine da cucire casalinghe, proprio perché una macchina industriale è pensata per fare bene un singolo punto, mentre una casalinga ne fa svariati. Ciò detto, comunque anche una macchina casalinga ha una buona qualità del punto, non fraintendetemi. E ultima cosa, le macchine da cucire industriali di solito sono anche più veloci nel cucire rispetto a una macchina casalinga, cioè potete raggiungere una velocità maggiore di cucitura e questo vi permette ovviamente, se avete una grande mole di lavoro, di cucire in generale più velocemente. Quindi, facendo un piccolo recap, per le macchine da cucire industriali i pro sono la robustezza, la durata nel tempo, la miglior qualità del punto e la velocità di lavoro. Di contro però ha solo un punto per macchina, è un po' più difficile da utilizzare perché bisogna saperla usare e in caso di problemi può richiedere l'intervento di un tecnico. Direi che sarebbe quindi preferibile saperla usare prima di comprarne una. E chiaramente ultimo contro è che è anche parecchio più costosa di una macchina casalinga.
Quindi per chi sono pensate le macchine industriali e le macchine casalinghe? Se siete dei principianti nel cucito o hobbisti che quindi cucite magari dei capi ogni tanto, o se vi servono tanti punti perché per esempio volete con una macchina sia cucire, sia fare anche degli occhielli, sia ogni tanto ricamare qualcosa, consiglierei assolutamente una macchina da cucire casalinga perché con una singola macchina potete fare tutto ciò con un investimento relativamente basso anche in termini di soldi. Se invece siete dei professionisti o puntate ad aprire un'attività per esempio di sartoria, potreste valutare di investire in una macchina da cucire industriale per fare quantomeno le cuciture dritte e magari utilizzare una buona macchina elettronica all'inizio per fare tutto il resto. E man mano poi eventualmente con il tempo investire nelle altre macchine da cucire industriali per fare i tipi di punto che più vi servono. La seconda principale differenza è tra macchine da cucire meccaniche ed elettroniche. Allora, sia le macchine da cucire casalinghe che quelle industriali possono essere o meccaniche o elettroniche. Per semplicità in questo video mi concentrerò sulle casalinghe per spiegarvi le differenze tra meccaniche ed elettroniche, anche perché credo che probabilmente siano quelle che vi interessano di più se siete capitati in questo video e anche perché non ho una macchina industriale a casa purtroppo, non ancora, e quindi non potrei mostrarvi come funziona. Comunque le considerazioni che farò valgono pressoché per entrambe. Intanto spieghiamo che cos'è una macchina da cucire meccanica. Si tratta di una macchina da cucire in cui tutte le funzioni e i punti che volete fare vanno selezionati manualmente attraverso delle manopole. Vi mostro per esempio nella mia macchina meccanica Singer Talent come funziona la regolazione dei punti. Io per esempio tramite questa manopola qui posso selezionare il tipo di punto, quindi è una rotazione della manopola, con questa per esempio faccio l'occhiello, con questa faccio la cucitura dritta, se qui metto su S1 posso scegliere di fare i punti selezionati in azzurro, quindi in questo caso abbiamo un punto dritto triplo. Se invece qui metto una lunghezza normale del punto, qui farò i punti selezionati in grigio. Comunque la mia ha una ventina di punti, nonostante sia una macchina da cucire molto basica. Con questa manopola regolo la lunghezza del punto, come dicono qui. Questa qui invece mi serve per regolare la larghezza del punto e quindi ci serve se dobbiamo fare uno zigzag. Poi di bello questa macchina che c'ha anche molti disegnetti, quindi si capisce molto bene, vedete, sia come infilarla, sia a cosa si riferiscono queste manopole. Questa qui per esempio è quella della tensione e serve per fare in modo che i fili siano uniformi sia sul sopra sia sul sotto del tessuto. Questa qui invece è una manopola che serve per fare la cucitura indietro. E infine sul lato c'è la manopola per alzare e abbassare il piedino, cosa che invece nelle macchine elettroniche spesso è automatizzata. Mentre invece in una macchina da cucire elettronica ci sono alcune di queste funzioni o anche cose extra che sono automatizzate. Di solito una macchina da cucire elettronica permette di scegliere il tipo di punto, la lunghezza e la larghezza del punto tramite uno schermo che può essere touch o non touch. Vi faccio vedere nella mia. Questa qui è una Pfaff Quilt Ambition 2, è una macchina appunto elettronica. Vi faccio vedere come regolo i punti nella mia macchina. Ovviamente qui ho uno schermo che è anche touch, quindi io qui su posso scegliere il numero del punto. Qui sopra ho tutti i punti con il loro numeretto. Se per esempio scelgo 2, ho il punto, mi dice anche cos'è il punto dritto triplo, che è questo. Prendiamo un punto a zigzag che è il numero 5, che così vi mostro tutte le funzioni. Allora, questo qui è per la lunghezza del punto, quindi se io premo meno, vedete che mi fa vedere anche un'anteprima di come viene il punto. Se qui l'aumento, vedete che aumenta. Poi questa invece è la larghezza, c'è anche il disegnetto, quindi quanto largo vogliamo lo zigzag, 3, 2,5, eccetera, eccetera. E per regolare la tensione invece io ho una manopola, che è questa qui sopra, come la macchina meccanica. Per il piedino anche qui ho sempre una manopola laterale che vedete lo fa alzare e abbassare, però ho anche delle funzioni in più appunto elettroniche e automatiche per il piedino. Per esempio questo qui è ago giù, ago su, vedete che me lo abbassa e me lo alza. Se scelgo di lasciarlo abbassato significa che a fine di ogni cucitura l'ago resterà dentro alla stoffa, il che può essere anche molto comodo. Poi qui ci sono anche altre funzioni, per esempio nella macchina meccanica abbiamo visto che avevamo una manopola per il punto indietro, qui invece lo si sceglie tramite questo tasto, quindi questo qui appunto
è la funzione del punto indietro e quando lo premo lui mi fa i punti indietro. Questo invece si blocca in un punto solo, mi fa 3 punti in quel punto e poi la cucitura si ferma, si interrompe. Ah sì, un'altra cosa che volevo mostrarvi è il posizionamento del lago. Io ora che ho scelto uno zigzag, l'ago mi si è spostato in automatico a sinistra. Vedete che rispetto al segno rosso, che è quello di centro, lui è ora 2 mm a sinistra. Questo per poter iniziare nel modo giusto, in un modo uniforme, diciamo, la cucitura, cioè sempre da sinistra e poi avanti. Se io invece qua torno, faccio 1 e gli do ok, l'ago si è spostato e è tornato in una posizione dritta e normale. Un'altra caratteristica molto utile che la mia macchina elettronica purtroppo non ha, ma altre hanno, è il taglio automatico del filo a fine di ogni cucitura, che vi fa risparmiare un sacco di tempo perché non dovete tagliare i fili manualmente. Io questa caratteristica ho potuto provarla solo nelle Juki elettroniche e industriali che utilizzavo a scuola, purtroppo in quelle che ho a casa adesso non ce l'ho, però ricordo che era molto comodo. Comunque, per chi sono indicate le macchine da cucire meccaniche ed elettroniche? Io consiglierei l'utilizzo di una macchina da cucire meccanica per chi è principiante nel cucito, perché sono macchine che hanno molte meno funzioni da imparare e quindi si sta prima a prendere la mano ad utilizzare la macchina da cucire. Inoltre sono le macchine da cucire più economiche in assoluto, quelle meccaniche, e quindi probabilmente sono anche più indicate all'inizio se uno sta iniziando a cucire e magari non vuole fare un investimento troppo grosso. Le basiche partono diciamo dai 100 euro e chiaramente ci sono macchine meccaniche che costano anche di più, 500, penso anche di più. Io ne avevo trovata una buona simile alla mia elettronica ma la versione meccanica che era sui 500 e in merceria mi dicevano che effettivamente era una macchina molto valida, una FAF. Diciamo che le elettroniche invece hanno un range più alto. Adesso io direi che se ne volete una buona dovete spendere almeno 500 euro per un'elettronica, almeno per quello che ho potuto vedere io quando ho comprato la mia elettronica, e ovviamente dipende da quali funzioni volete nella macchina, perché ci sono macchine pensate per il ricamo, elettroniche e con le quali potete cucire ma che sono pensate per il ricamo che tranquillamente vi possono chiedere 2-3 mila euro. Quindi uno deve valutare bene quelle che sono le esigenze prima di scegliere che macchina da cucire comprare. Una macchina da cucire elettronica, proprio perché ha tante funzioni automatizzate, a mio parere garantisce una qualità del punto migliore rispetto alle macchine da cucire meccaniche. E oltre a questo, per il fatto che ha anche tantissimi punti a disposizione, può essere più indicata per chi magari deve fare dei lavori specifici avanzati. Non lo so, vi serve l'occhiello particolare che una macchina meccanica magari non ha, probabilmente in un'elettronica lo potete fare. Per questi motivi mi sento di consigliarla a chi è già professionista o a chi cuce tanto e vorrebbe migliorare la qualità dei lavori che fa, oltre a automatizzare alcune funzioni e quindi di conseguenza velocizzare anche tutto il lavoro. Vi sarete accorti che in questo video non ho nominato la taglia cuci. Questo per due motivi. Uno, perché non la considero uno strumento necessario da avere all'inizio quando iniziate a cucire, e due, perché diciamo è un altro grosso argomento che vorrei trattare in un video a parte, magari più avanti quando parlo degli strumenti che vi servono diciamo in una fase più avanzata e non all'inizio. Allora, nella mia esperienza non ho avuto modo purtroppo di provare tantissime macchine da cucire. Ne ho avute due che mi sono durate tantissimi anni, che uso tuttora oggi e hanno sempre funzionato egregiamente, e quindi non ho avuto la necessità di comprare così tante macchine da cucire. E oltre a queste ho provato altri 3-4 modelli tra macchine industriali e casalinghe. Quindi mi piacerebbe tanto se potessimo iniziare una conversazione nei commenti qui sotto, scrivendo quale macchina da cucire possedete, se ne possedete già una, e come vi trovate. Io in primis sarei curiosa di conoscere macchine nuove che non ho mai provato e sapere i vostri pareri su come sono, ma soprattutto credo che possa essere utile anche a voi poter leggere i commenti e pareri degli altri sulle altre macchine da cucire. Così possiamo consigliarci a vicenda e imparare anche dalle esperienze degli altri. E vi ringrazio molto in anticipo per il vostro contributo. Comunque le due macchine da cucire che ho utilizzato tanto e che mi avete anche visto usare in questo video sono una Singer Talent, che è quella meccanica, e che ho avuto per un bel po' di anni da quando ho iniziato a cucire e tuttora oggi funziona molto bene. Mi sento veramente di poterla consigliare a chi è principiante nel cucito e non solo, perché in realtà io ho potuto utilizzarla tanto anche nei primi anni di scuola e ci ho cucito di tutto con questa macchina, anche
spessori grossi tipo da 1 centimetro, lasciamo stare. E quindi cioè, è molto resistente come macchina e tuttora oggi funziona, quindi ne ha viste tante ed ha retto bene. Ho poi comprato anche un'altra macchina da cucire quando ero all'ultimo anno di scuola perché avevo bisogno di una macchina che avesse il doppio trasporto, che significa che trasporta assieme uniformemente i 2 strati di stoffa, quello sopra e quello sotto. Io quindi ho optato per una FAF, la Quilt Ambition 2. Che invece è una macchina elettronica. Ovviamente trovate i link sotto in descrizione delle mie macchine da cucire e fatemi sapere nei commenti qui sotto se potrebbe interessarvi un video ad hoc più incentrato su come utilizzare queste 2 macchine da cucire o magari un video recensione. Comunque, tornando agli strumenti fondamentali per iniziare a cucire, ci sarà un altro video in cui vi parlerò di qualche altro strumento che ritengo necessario avere fin dall'inizio e poi farò anche un video in cui vi parlo degli strumenti per iniziare a fare cartamodelli. Quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale così non ve li perderete. Bene, per oggi è tutto, io spero che questo video vi sia stato utile, lasciate un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!